Dopo 25 ore di navigazione non proprio tranquilla e dopo aver perso un'ora buona per superare tutti i controlli, siamo in Tunisia! Bene, dopo essere sbarcati, aver superato la dogana, aver assistito anche a degli italiani a cui è stata sequestrata dell'apparecchiatura radio, quindi buono a sapersi ragazzi che apparecchiature radio qua non se ne portano sulla frontiera terrestre. Adesso siamo nel centro di Tunisi e ci stiamo portando all'hotel che abbiamo prenotato per i primi 2 giorni. E per 40 euro a notte questa è la nostra sistemazione, che direi tutto sommato niente male, no? Siamo in un acquario. Comunque ci siamo portati in un ristorante molto local. Zero, non c'è menù. La cameriera ci ha chiesto cosa volevamo, io in francese lo parlo molto male. Alla fine ci ha portato delle cose ma non sappiamo nemmeno cosa sono, però è tutto buono però. Vabbè, nel non capire nulla questa sera, alla fine sì, avevamo ordinato tutto sto pesce, io pensavo che era solo questo. Buongiorno ragazzi, e allora questa mattina stiamo andando a fare la SIM, così possiamo utilizzare i dati per questi giorni. Potevamo farla online, solo che i costi sono molto più alti, quindi abbiamo preferito fare la SIM card in un negozio e stiamo andando. E adesso in taxi stiamo andando a Sidi Bou Said, il mezzo più veloce per arrivare, circa 15 minuti. Questo villaggio dalla tradizione andalusa per la dominazione spagnola che c'è stato qua, infatti i colori come vedete ricordano un po' quei posti, così tutto sul bianco, l'azzurro, tanti negozietti per turisti. E allora ci siamo presi il piatto tipico di questa zona che si chiama bambalù. Puoi mordere mentre siamo in video, non succede niente. Questa qua praticamente è una ciambella che te la friggono davanti, quindi super morbida. C'erano tutti i bambini là davanti che erano impazziti per mangiare questa cosa super zuccherosa. Siamo adesso alla necropoli dell'antica Cartagine, molto molto bella. E per entrare si fa un biglietto che costa 3,50 € e permette di entrare in tutte le strutture della parte archeologica di Cartagine. E questa è la parte più bassa, il sito è abbastanza dispersivo e si trovano molto distanti l'uno dall'altro. Ci sono le terme di Antonio e la necropoli e poi c'è anche il teatro che probabilmente, se abbiamo ancora fiato perché stiamo camminando tanto con Martina, e andremo a vedere, vediamo anche quello. Comunque molto molto suggestivo. Alla fine ci siamo buttati qua a Sidi Bou Said per fare un pranzo. Abbiamo camminato tanto, quindi siamo stanchi, cercavamo anche un posto per fermarci, per bere qualcosa. Posticino molto carino con la terrazza panoramica qua sulla città. Abbiamo preso prima un brick con il formaggio croccantissimo, tipo di pasta filo, e poi un bel couscous con il polpo. Niente male, prezzi forse un po' più alti rispetto alla media dei vari posti qua in Tunisia, però sempre comunque contenuti.
siamo in stanza dopo questa giornata estenuante. Allora, siamo tornati con il taxi. Piccolo appunto sui taxi, ognuno ha le sue tariffe, dovete stare attenti a quelli che prendete. Io vi consiglio di utilizzare Bolt, che è un'app uguale, identica a Uber, dice già la tariffa che andate a pagare e almeno non avete sorprese. Noi all'andata per Sidi Bou Said abbiamo speso 15 dinari, al ritorno ne abbiamo spesi 25, ma ce ne ha chiesti 30 e quindi ognuno chiede la sua tariffa. Se usate l'app sapete che è quella, forse leggermente più cara di alcuni, ma almeno state tranquilli e non avete sorprese. Adesso ci sistemiamo, ci mettiamo un attimo a posto e poi usciamo, facciamo un giro nella Medina. Allora ragazzi, dopo una full immersion nella Casbah, praticamente abbiamo girato tutti i vicoletti dove ogni 3x2 cercavano di appiopparti qualcosa da comprare, molto insistenti. Alla fine abbiamo preso un po' di spezie e 2 calamite, giusto per dire abbiamo già preso qualcosa. Siamo ancora in giro, 22.000 passi per il momento, stiamo cercando dove andare a mangiare. Bene, cenetta fatta, abbiamo mangiato il couscous, finora per me è il più buono che abbiamo mangiato. Ne abbiamo mangiati 2. E per ora è il più buono. Adesso andiamo verso casa e prepariamoci a svegliarci anche stanotte alle 4 con la preghiera che ce l'abbiamo proprio di fronte. Vediamo poi domani che saliamo finalmente in sella e partiamo verso sud. Temperatura eccezionale, ci saranno pure sui 25 gradi anche oggi e adesso andiamo in direzione di Kairawan. Prima ci faremo un po' di curve ancora sull'autostrada, abbiamo appena preso l'uscita ma è veramente un cantiere a cielo aperto. Allora, siamo a Zaghouan, stiamo facendo una strada praticamente in mezzo al paese perché dobbiamo attraversare quelle montagne che ci sono qua di fronte. Gli zii ci guardavano male, perché? E comunque stiamo inerpicandoci su queste montagne. Una torre di avvistamento. Speriamo che rimane asfaltata, però dai, siamo proprio all'avventura. Cioè, finché la vedo così io non mi spaventerei, no? È bella sinuosa nel navigatore. Cosa potrà succedere in chilometri? Cioè, non penso che diventa una pietraia. Siamo delle capre di montagna, Martì. Wow! Sembra di essere tornati in Sardegna. Sì, siamo nell'uliveto dello zio Mohamed. Speriamo che non esca con la scupetta. Comunque stiamo continuando in questo tratturo. Qua dove si va? Dritto o a destra? Seguiamo quella un po' più asfaltata. Tunisia, ci stupisci già da subito. E allora, sempre su Google, non ho fatto apposta a trovarci su questa strada. Martina un po' disidratata, secondo me fra un po' mi picchia dopo le strade dove siamo andati quest'oggi. Però guardate là che spettacolo. Stiamo seguendo lo zio che ci ha detto di venire con lui. Tu Luca, fai un ti passo con... Da qua no.
insomma ci sta portando penso a casa sua, da quello che ho capito. Troviamo un posto dove lasciare la moto e poterci fare il giro a piedi, che è bellissimo qua. Cortile adesso ci entriamo, si prende un biglietto comunicativo. L'Islam è partita da questa città verso l'Algeria, il Marocco, l'Espagna, l'Andalù, fino a Poitiers in Francia con Carlo Martello 732 e poi da questa moschea usciva l'imam, si chiamava Asad ibn al-Furat, Leoni ibn al-Furat. Andava dove in Sicilia, Marsala si chiamava Marsallah, il porto da Dio. Siamo rimasti dal 900 fino al 1245 quando hanno ammazzato il Borrei delle Sicilia, di Enrico II. Borbone. La terza moglie da questa zona, cara mia. Posto spettacolare, vabbè Martina si è dovuta incappucciare per rispetto. Una delle più grandi moschee del mondo islamico, ci spiegava addirittura quel signore che i capitelli e le colonne sono stati addirittura presi dalla distruzione di Cartagine, quindi li hanno asportati da Cartagine per costruire questa moschea enorme. Donna? Sì. Uomini, senti. Quanto una donna apri, quanto un bambino apri. Se arriva il marito ti fuori. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entra, fai la foto. Possiamo? Sì, fattoso. Più di 60 anni di lavoro. Quando lui aveva 15 anni fai quest'anno di lavoro. La via è svira. Wow, Con Lione. Su Scelleni. bellissimo. Invernali, quando fa freddo, vengono più bassi. Chiudi gli occhi. Guarda, apri. E allora ragazzi abbiamo finito il nostro tour che praticamente sì, guidato, ma è capitato così, praticamente siamo arrivati, siamo stati rapiti da questo signore che ci ha portato lì al negozio di tappeti. Abbiamo lasciato la moto là, è venuto questo che parlava italiano, ci ha portato dentro casa sua, ci ha detto che è stato per anni a Padova e poi ci ha iniziato a far fare sto tour che è stato veramente bello, ve lo consiglio. Se venite qua a Carowan andate lì al negozio di tappeti, vi lascio il link e vi fate guidare da lui, che alla fine così vedete delle parti della città che non vedreste in altro modo. Cioè abbiamo visto dove fanno i tappeti, abbiamo visto il forno, abbiamo visto alcuni punti tipo terrazze panoramiche bellissime che non avremmo visto in altro modo. Comunque si sono fatte le quasi 4, 3:30 sono. Sì, 3:40. E adesso iniziamo a far strada verso Monastir dove passeremo la sera. Che caldo ragazzi, siamo qua di idratazione, vai bevi un altro goccio, va. E qua è ancora lunga, una mezz'oretta ancora per Monastir. Tra 5 minuti saremo a cosa. Ciao Gumba. Solo per farvi vedere che cosa abbiamo preso per 35 euro in una notte. Cioè, io non ho mai alloggiato in una cosa simile di questo genere di lusso, ragazzi, è bellissimo, una roba spettacolare. Una fortuna. Sì, non ti puoi lamentare tu.
ristorantino un po' così spartano. Abbiamo provato quindi Doigt de Fatima, c'è dentro uovo, verdure, questo è il main dish, il piatto principale, couscous royale. È bello carico con i callocci di salsiccia, pollo e verdure. Ragazzi, buongiorno da Monastir. Che c'è? Dai! Allora, ragazzi, buongiorno. Te lo devo fare partire mentre eri tu che mangiavi. Buongiorno ragazzi da Monastir, dal nostro hotel. Allora, questa mattina siamo andati in una pasticceria, ci siamo presi diplomatici dalla pasticceria. Facciamo colazione qua in hotel, tanto il posto è bellissimo con la vista sul porto. Oggi giornata abbastanza relax, arriveremo fino a El Gem per vedere l'anfiteatro e poi questa sera ci vedremo a Sfax con i nostri amici che ci verranno a trovare. Sì, la carta igienica è per pulirci le mani perché non abbiamo i tocchi. Quindi com'è questo? È impegnativo da mangiare, però finita. Siamo in partenza. Bellissimo ribat di Monastir che abbiamo visto purtroppo solo dall'esterno, non abbiamo perso più di tanto tempo. Comunque Monastir è veramente località consigliata, è tranquillissima, bella, turistica, tanta gente in giro. Questo ieri sera non l'avevamo visto. Che spettacolo! Sembrano un po' tutte sull'azzurro oggi, però ieri c'erano dei pezzi che erano proprio sul rosa, che sono più di là. C'è proprio un complesso di saline enorme tra Sus e Monastir praticamente. Dov'è? Ma c'è la cosa Telepass? E se prendesse il Telepass? Evidentemente no. Buongiorno. Merci beaucoup. Che odore. Quelle pecore là ispirano fiducia. Bellissimo, Marti, guarda là. Bonjour. Pour manger? Dai, oggi pranzetto leggero. Essendo che è Pasqua, abbiamo voluto fare l'agnello chilometro zero. Bella bracciata, on the road, molto autentica. Che spettacolo! E dalle viuzze di El Gem ecco l'anfiteatro. Bene, dopo la pausa pranzo pasquale chilometro zero, adesso siamo arrivati all'anfiteatro romano di El Gem. Biglietto d'ingresso 3,50 € ed è veramente spettacolare, tenuto meravigliosamente, molto molto bello, suggestivo. Preparatevi a salire scale, guarda là il buco nel soffitto, però tanta roba. Sai che pare qua? Sai quando fai l'autostrada da Ragusa ad Agrigento e passi dentro Gela? Questo dietro è tipo che mi vuole assaltare. Gente che fa retromarce improbabili. Siamo nella periferia di Sfax, stiamo entrando adesso nella zona del centro dove abbiamo preso il nostro bed and breakfast, appartamento per stasera.
bel caos qua, devo dire. Quindi siamo quasi arrivati all'appartamento e i ragazzi, i nostri amici, ci raggiungeranno, immagino tra una mezz'oretta, un'oretta. Oh, bedamaggi. Ah, c'è il supermercato sotto casa. Bene, siamo nella nostra casetta di Sfax. E siamo un po' Siamo sparsi. abbastanza Sfax. E stiamo aspettando Gabriel, Michela e Federico, i nostri amici che si uniranno da domani nel proseguimento della nostra avventura. Domani sarà la parte interessante, deserto, oasi, tutte quelle cose che andiamo cercando in moto. Intanto li aspettiamo. Ci troveranno? Sono arrivati 1000 qua di Garibaldi, Sandokan. Quindi si dorme maschi con maschi e femmine con femmine. Qua abbiamo già adottato la tradizione musulmana. Già Federico piglia medicine. Io ho bruciore di stomaco. Sto piccando e mi ha devastato. Guardateci. Scappati di casa on the road. Prova. Vendice, prova. Cioè ci siamo ridotti la sera a fare i test qua degli interfoni, dei caschi. Direi anche basta. Prova. Sono tutti abbastanza provati provati da questa cosa. Domani ci aspetta una grande avventura nel deserto. Pista Rommel, siamo solo noi. Quanti uomini servono per aggiustare 2 vite? Lago salato, Sciotta il Garza.